Ciao a tutti, qualche settimana fa abbiamo visto qui sul canale le Soundpeats Air 4. Oggi vediamo per così dire il modello più carrozzato, ovvero le Soundpeats Air 4 Pro, che sono delle true wireless in ear a bastoncino corto dotate di Bluetooth 5.3, un driver dinamico da 13 mm e la tecnologia Snapdragon Sound con aptX lossless, che ricordo essere presenti attualmente solo sulle Bose, oltre che queste. Sono multipoint, offrono caratteristiche di cancellazione del rumore adattiva fino a 45 dB, che andremo a misurare più tardi con i consueti test dei microfoni, e inoltre le specifiche indicano una durata della batteria totale per un massimo di 26 ore. Ho con me la versione nera, ma sono disponibili anche in bianco e giallo oro. Andiamo a vederle più da vicino e procediamo con l'unboxing. Dunque, nella confezione troviamo la custodia con gli auricolari che vedremo nel dettaglio a breve, un manuale in 7 lingue, tra cui l'italiano, e una guida rapida all'aggiornamento del firmware. Sempre in confezione troviamo poi 2 ulteriori coppie di gommini taglia S ed L, la taglia M come sempre è già installata, e un cavetto USB-A USB-C di circa 20 cm. La custodia è di 6 cm x 4,7 x 2,5 cm in materiale plastico con un rivestimento che la fa sembrare di metallo, che trattiene un po' le impronte e pesa 42 grammi. Quindi non è piccolissima, ma le forme arrotondate aiutano a trasportarle e tenerle in mano è piacevole, anche se un po' pesanti rispetto alla media. La custodia è avvolta da questa sottile striscia grigia che sul davanti presenta questo motivo a goccia che abbiamo già visto nelle Air 4 normali, ma contrariamente a quelle qui il LED non è incorporato ma è posto immediatamente sotto e si colora di verde, giallo o rosso per segnalare lo stato di carica o di bianco quando in modalità di accoppiamento. La porta USB-C è posizionata nella parte inferiore e subito di fianco vediamo il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. Sul retro abbiamo una targhetta color rame con il logo Soundpeats e una targhetta simile la troviamo sul lato destro e riporta in piccolo la scritta Hear Your Imagination, ovvero ascolta la tua fantasia o immaginazione. Come sempre Soundpeats dà un tocco di design in più ai suoi prodotti, rendendoli più piacevoli e riconoscibili. La ricarica wireless non è supportata, ma hanno il sensore di effetto Hall, pertanto gli auricolari si connetteranno automaticamente pochi istanti dopo aver aperto lo sportellino. La costruzione è davvero notevole, la cerniera non scricchiola, non fa movimenti strani, non ci sono giochi nemmeno impercettibili. È una costruzione davvero solida e quando le teniamo in mano questo livello di qualità si percepisce. All'interno le plastiche sono per lo più lucide, anche nell'incavo superiore, e purtroppo gli auricolari guardano verso l'esterno, cosa che ci costringe ad una rotazione per portarli all'orecchio, e questa forse è l'unica nota negativa. L'estrazione ad ogni modo è molto semplice, basta infatti prenderli dalla parte più sporgente della capsula per non rincorrere in problemi. Anche chi ha le mani grandi riuscirà sempre in questa operazione. L'auricolare è di tipo in-ear a bastoncino corto, per la maggior parte opaco, tranne la capsula che invece è lucida. Ecco, anche qui avrei preferito plastiche opache che si sporcano meno, ma fatemi dire, non è un grosso problema. La capsula ha la consueta forma a goccia e se rimuoviamo il gommino notiamo una bella protezione metallica a motivi geometrici, anche questa di color rame. I gommini in silicone sono bicolore, ma vi faccio notare come il foro non sia tondo ma ovale, motivo per cui la sostituzione con altri che si trovano online potrebbe non essere semplice. Veniamo al bastoncino, dove nella parte alta è presente l'area per i comandi touch, delle giuste dimensioni e facilmente individuabile, che riprende la colorazione e dove spicca il logo Soundpeats. I microfoni sono 3 per auricolare e sono posti in questo modo. Uno di feedback nella parte interna della capsula, un secondo di feed forward nella parte alta della capsula e protetto da una fine rete metallica nera e un terzo e ultimo dedicato al parlato nella parte terminale del bastoncino, esattamente in mezzo ai generosi pin argentati per la ricarica. Non sembrano avere un sensore di prossimità e le specifiche tecniche non lo indicano, ma ad ogni modo hanno il riconoscimento dell'orecchio, quindi l'audio si ferma quando ne estraiamo uno e riprende quando lo indossiamo. Ora che abbiamo capito come sono fatti, andiamo a vedere insieme come si indossano.
Iniziamo col dire che non sono leggerissime, pesano infatti 5 grammi, quindi nell'orecchio se ne percepisce la presenza, ma ad ogni modo nel breve medio periodo non affaticano e sono confortevoli. Se invece siete soliti fare lunghe sessioni di ascolto, allora in quel caso potrebbero risultare più complicate da gestire. Detto questo, si inseriscono nel padiglione auricolare, vanno leggermente premuti in avanti come la quasi totalità delle in-ear e alla fine con una semi-rotazione le si porta in posizione. Fatto questo movimento non si muovono, si agganciano al padiglione auricolare e per questo motivo mi sento di consigliarle anche a chi fa sport. Essendo in-ear ovviamente occludono, anche se non completamente, e la sensazione risulta maggiore se andiamo ad abilitare l'ANC. L'unico mio appunto riguarda l'elemento che entra nel condotto uditivo e la capsula. Non sono entrambi piccolissimi, quindi per orecchie piccole non vanno bene, anche modificando i gommini. Vediamo ora insieme l'applicazione a corredo. L'applicazione SoundPits disponibile per iOS e Android l'abbiamo già vista da vicino qui sul canale, per cui non mi dilungherò molto. Consente di vedere la percentuale di carica dei soli auricolari e non della custodia, per quella dovrete fare affidamento al LED. Una funzione interessante è come sempre l'equalizzazione adattiva, che come abbiamo visto consente di ottenere una equalizzazione personalizzata in base alle frequenze che il nostro orecchio riesce a percepire. È comunque possibile scegliere tra 9 equalizzazioni predefinite oppure impostarne una personalizzata. Per quanto riguarda le impostazioni dell'ANC è possibile scegliere se attivarlo, disattivarlo o impostare la modalità trasparenza. In ogni caso non è possibile, come accade con altri auricolari, impostare ad esempio la profondità dell'ANC. È presente la modalità gioco a più bassa latenza, la possibilità ottima di disattivare completamente l'area touch e infine il controllo circa la disponibilità di nuovi firmware ed eventualmente poi procedere con l'aggiornamento. Un'applicazione minimale, a dire il vero non bellissima dal punto di vista dell'esperienza utente, ma che offre funzioni utili. Anche per questo modello, come avrete senz'altro notato, non c'è la possibilità di modificare il comportamento dei comandi touch, che hanno quindi un'impostazione predefinita che dovremo farci andare bene. Con il tocco singolo operiamo sul volume, lo alziamo dal destro e lo abbassiamo dal sinistro. Con il doppio tocco su entrambi eseguiamo il comando di play pausa o rispondiamo ad una chiamata. Con il triplo tocco sul destro attiviamo o disattiviamo l'assistente vocale, mentre sul sinistro attiviamo o disattiviamo la modalità gioco. Con il tocco prolungato sul destro andiamo alla traccia successiva, mentre sul sinistro attiviamo in sequenza la ANC, la modalità trasparenza o la modalità standard, quindi con ANC disattivato. Quindi come avete visto una configurazione particolare e non comune che richiede un po' di allenamento, ma soprattutto è un peccato che l'applicazione non consenta di modificare le impostazioni dei controlli. Veniamo ora al punto di forza di queste Air 4 Pro. Come abbiamo già visto nella precedente recensione, la tecnologia Snapdragon Sound con aptX lossless rende il suono corposo con dei bei bassi, insomma decisamente appagante. Con la versione Pro questo aspetto viene maggiormente enfatizzato proprio per merito del formato in-ear. Ricordo infatti che le Air 4 normali sono semi-in-ear, offrendoci quindi alla fine prestazioni migliori in tutto. Il driver dinamico da 13 mm e la tecnologia Snapdragon implementata, oltre ai più consueti codec AC e SBC, danno il meglio di sé se abbinati con dispositivi di generazione più recente in modo da poter usufruire delle peculiarità dell'aptX lossless. Quindi una raccomandazione da parte mia: utilizzateli con un device in grado di supportare questi auricolari al meglio e un'applicazione che possa riprodurre audio di alta qualità. Infine una nota circa il volume, che è ottimo, nel senso che all'80% suonano forte ma senza comprometterne l'ascolto, e anche se a volume massimo non distorcono, sembrano di stare attaccati da una cassa da concerto, quindi secondo me non li userete mai a quel volume. Se volete un esempio di come suonano queste Air 4 Pro, vi consiglio l'ascolto di Brothers in Arms dei Dire Straits in versione rimasterizzata. Riuscirete a cogliere strumenti che con altri auricolari True Wireless non si sentono proprio. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico.
Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Lo vediamo chiaramente dal grafico come la soppressione del rumore riesca ad ammorbidire i rumori del traffico, tagliando o diminuendo alcune frequenze, con il risultato che l'audio risulta piuttosto nitido, anche se non perfetto. Sono pertanto promosse per conversazioni anche in situazioni rumorose. SoundPizza dichiara 6 ore di ascolto continuo, ma senza dichiarare purtroppo il livello di volume impostato e tantomeno il codec. Ebbene, dai miei test condotti come sempre con il volume all'80% e il codec AAC risulta esattamente una durata massima di 6 ore. Considerate che in questa modalità perdono il 10% circa ogni 35 minuti. Abbiamo quindi capito che quando SoundPizza dichiara la durata di una singola ricarica possiamo fidarci perché è appunto affidabile. Con l'ANC attivo la durata scende a 4 ore, che in effetti è un po' poco, quindi in questa modalità bisogna prestare attenzione perché la qualità rimarrà ottima, ma a discapito ovviamente della batteria. Mi sarei sinceramente aspettato qualcosina di più. Stesse prestazioni in chiamata per un massimo di 4 ore, direi in definitiva prestazioni non entusiasmanti, anche se comunque non le avrei consigliate per chi deve fare tante call o meeting online. La batteria inclusa nella custodia è di 330 mAh e facendo un rapido calcolo riesce a garantire ulteriori 4 ricariche per un totale dichiarato di 26 ore. In questo modo si riescono a soddisfare le necessità di una giornata intera. Visto però che la capacità della batteria della custodia non è eccezionale, potreste dover ricaricare più spesso, soprattutto se utilizzate il codec a più alto bitrate e per forza di cose che è più energivoro. È un aspetto questo che dovete tenere in considerazione. Purtroppo non sono dotate di ricarica wireless e nemmeno di ricarica rapida, cosa che le avrebbe rese completissime dal punto di vista delle specifiche tecniche, ma diciamo che se ne può fare tranquillamente a meno. Veniamo quindi alle conclusioni, mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. Chi è in cerca di un prodotto completo, con tecnologia all'avanguardia e un ottimo comparto audio, amerà alla follia queste SoundPizza Air 4 Pro. Suonano molto bene, il driver da 13 mm fa un ottimo lavoro e hanno tutto ciò che serve, ma per quanto riguarda l'applicazione a corredo dovrete essere un po' di bocca buona, come si dice, e non badare troppo all'estetica. Hanno anche una ANC che performa alla grande, in grado di offrire tanto anche da questo punto di vista, molto utile per chi è spesso in mezzo al traffico o ambienti rumorosi e per necessità deve partecipare a meeting online o telefonate con clienti o fornitori, a patto però che non siano troppo lunghe. Sono comode, dovrete mettere in conto che ovviamente occludono e per alcuni potrebbe essere un problema, ma potrete utilizzarle anche per qualche ora di seguito senza avvertire eccessivi fastidi dovuti a un utilizzo medio. E veniamo infine al costo, che di listino è di 79,99 euro, ma online si trovano spesso in offerta a poco più di 60 euro. E se siete interessati all'acquisto vi lascio in descrizione il link diretto, ma ricordatevi di attivare il coupon con lo sconto. Per quello che offrono già il prezzo iniziale è in linea, ma a maggior ragione a prezzo scontato, quindi se siete alla ricerca di nuovi auricolari io non me li farei scappare. Come sempre spero che questa recensione vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti e datemi anche consigli su come migliorare il canale. Nel frattempo però mettete un like e iscrivetevi per far crescere il canale e per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Nel prossimo video vedremo le top di gamma di Jabra con il nuovo firmware rilasciato in questi giorni e che promette meraviglie, per cui attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!